Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela, benvenuti e questo è Extra Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questa luna nuova in Leone ci porta creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo, apertura verso gli altri, condivisione e anche un ottimo momento per esprimere ciò che sentiamo. Ci possono essere nuovi inizi, opportunità per avviare progetti, fissare degli obiettivi, un periodo di trasformazione e anche con sorprese e incontri stimolanti. Di contro dobbiamo fare attenzione a non disperdere e proprio sprecare le nostre energie in sciocchezze, magari anche non essere impulsivi. Ci sono anche altre tipologie di atteggiamento che possono non aiutarci. Orgoglio, bisogno eccessivo di attenzione, riconoscimento, illusioni, superficialità, eccessi ed egocentrismo. Quindi queste sono le cose da attenzionare, diciamo nel bene o nel male come energie. Ma vediamo proprio per voi dei gemelli che cosa aspettarvi. In base agli oracoli partiamo proprio con il primo che ci fa capire intorno al 30 luglio che tipo di energia c'è. Questo perché il primo oracolo è abbastanza importante? Perché fa un po' da guida, ci aiuta subito a capire in che mood ci troviamo e quindi poi a vedere tutto il resto. E con la luna calante vuol dire che stiamo vivendo una fase di transizione, di sospensione e che ci può permettere di riflettere su noi stessi. Spesso è una fase anche dove ci troviamo alla soglia di un qualcosa di importante, e abbiamo l'opportunità di lasciarci il passato alle spalle e di prendere anche tempo per magari rimarginare le nostre ferite, di valutare, di osservare, quindi di guarire e di proteggersi allo stesso tempo. Questo è il primo punto, magari potrebbe essere una cosa importante che riguarda tutto il periodo, ma questo lo vedremo insieme anche con gli altri oracoli, dove troviamo il leone rampante e questa parla di coraggio, di audacia, e soprattutto ci sta dicendo che è possibile la realizzazione di un desiderio, anzi di ottenere un ottimo risultato al di là delle nostre aspettative. L'importante è tenere in equilibrio luce e oscurità, cioè nel senso alcune cose che sono belle, positive e altre che magari lo sono meno, quindi c'è bisogno di questo equilibrio. Se c'è un conflitto, se ci sono delle cose che ci danno veramente, ma veramente fastidio, allora dobbiamo scegliere se difenderci, se batterci, cioè se vale la pena di entrare in conflitto. Ricordiamoci che questo è anche un periodo, appunto, come abbiamo detto, la luna nuova in Leone, che è vero ci chiede determinazione e coraggio, però allo stesso tempo ci chiede anche di non disperdere le nostre energie con situazioni o persone che è meglio non dar retta, meglio non avere a che fare. L'altro messaggio arriva da esprimere i desideri e questa carta ci permette appunto di esprimere questi desideri per realizzarli. Dobbiamo credere nel nostro potere, anche nel potere della realizzazione, e pensare in termini di possibilità anziché di limiti.
perché ricordiamoci, noi attiriamo ciò che pensiamo, e quindi lasciamoci alle spalle quelle che sono le negatività, i limiti, i blocchi, le paure, eccetera, e quindi metterci nelle condizioni di favorire la realizzazione. Abbiamo già visto che è possibile per alcuni progetti, già che si possono realizzare nel corso di questo periodo, e invece ci possono essere anche quelli del prossimo futuro. E allora è qui che bisogna lavorare un attimino. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri suggerimenti. Abbiamo già trovato delle carte abbastanza importanti che ci fanno capire che la limitazione, il blocco non c'è assolutamente utile, e quindi in questo periodo possiamo rigenerarci e lasciare andare alcune cose. Ricordiamoci che se noi ci diciamo non ci riesco, non ce la faccio, questo non si realizzerà mai, non può essere, allora già stiamo bloccando tutto e non avremo riscontri positivi in tal senso. Il fanciullo ci fa capire che la modalità giusta potrebbe essere anche quella di guardare le cose con purezza, con stupore, possiamo accogliere gioia e semplicità, però facendo una specie di rinnovamento, forse valutare la possibilità di cambiare percorso, forse anche di fare qualcosa di diverso dal solito per vivere esperienze autentiche, quindi gioco e curiosità che ci aiutano a cogliere degli stimoli, soprattutto per leggerezza e connessione alle cose che sono vere, autentiche, sincere, quelle più adatte a noi, quelle che magari appunto ci fanno stare bene e meglio. Il mondo di mezzo ci dice che alcune fasi, alcune situazioni, alcune cose e opportunità sono molto importanti e saranno determinanti in questo periodo. Ecco perché, dobbiamo fare attenzione alle decisioni e alle azioni che andremo a compiere, perché alcune saranno determinanti per che andranno ad influire sul nostro futuro. E poi infine troviamo il messaggio da Il mago della pioggia. Questa ha a che fare proprio con il nostro potere di manifestare in modo consapevole, e quindi dobbiamo agire, dobbiamo fare un atto, creativo, utilizzare il nostro potere personale, la nostra consapevolezza, aver, chiarezza sul proprio ruolo e su quello che, andremo a fare. Un'altra cosa importante è che quando noi ci mettiamo nelle condizioni di creare, di agire, andiamo anche a collaborare con il divino, e allora è lì che si innesca proprio quella magia e quelle opportunità giuste, anche imprevedibili, che non ci aspettiamo e che ci aiuteranno a realizzarci, in noi stessi, il nostro benessere, e anche per, i progetti e le idee che abbiamo in mente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!